Buonasera, benvenuti in questa nuova serie sui proverbi. Io sono Amedeo Carmeli, sono studente dell'Università di Genova e questa serie va ad inserirsi in un contesto più ampio che riguarda il canale, che riguarda la cultura e la lingua italiana. Dunque, una serie sui proverbi, una serie di 10 video in cui affronteremo insieme il significato, l'uso e la storia di 10 proverbi della nostra tradizione. Dunque, comincerei innanzitutto dicendo che cos'è un proverbio. Il proverbio, come parola a livello lessicale, deriva dal latino proverbium, che a sua volta deriva appunto dal termine verbum, che in latino significa banalmente parola. Dunque, per cui proverbium, un enunciato autonomo che contiene una saggezza antica che viene tramandata di generazione in generazione, sempre uguale. Dunque, useremo proprio dei latinismi per individuare alcune caratteristiche centrali di questo fenomeno linguistico e culturale. Il primo latinismo è brevitas, che evidentemente richiama alla classicità letteraria, per cui aurea brevitas. È una frase lapidaria, il proverbio nel 90% dei casi è breve. È una frase codificata nella memoria collettiva, tramandata sia in forma scritta che talvolta anche in forma orale, in tempi diciamo ancora più antichi. Il secondo latinismo è veritas. Veritas nel senso che il messaggio di verità che contiene il proverbio è sempre attuale e deriva dall'esperienza vissuta. Per cui il proverbio altro non è che un messaggio di verità, un bagaglio di esperienza che viene tramandato col passare del tempo di generazione in generazione. Appunto, come si diceva, come un insegnamento, un monito per tutti e per l'umanità a venire. Spesso questa antica saggezza era originaria presso la civiltà contadina, per cui in ambito rurale, ma è sopravvissuta anche attraverso l'industrializzazione nella civiltà urbana. Per cui potremmo dire un'espressione densa di significato, che contiene una veritas intrinseca, profonda, sempre attuale, non suscettibile al passare del tempo. Sintatticamente, a livello sintattico, per cui grammaticale, si tratta di un enunciato autonomo, come abbiamo detto. Ci sono delle costanti formali che si possono, diciamo, rintracciare, tra cui l'uso della rima, molto frequente, piuttosto che il verbo messo in fondo, come nelle strutture latine, piuttosto che le assonanze, le allitterazioni, oppure figure retoriche, tra cui ad esempio possiamo ricordare le metafore, molto comuni, l'iperbole, molto comune, ed infine potremmo dire la forza di questo fenomeno linguistico, di questo enunciato, la forza espressiva, il suo segreto che gli permette di essere tuttora attuale anche oggi, che gli ha permesso di attraversare il tempo così in salute fino ai giorni nostri. Ecco, il contenuto talvolta è banale, ce ne rendiamo conto. Spesso i proverbi popolari nell'uso ricorrono nella vita di tutti i giorni e possono sembrare banali, possono sembrare scontati, ma le metafore associate ad un significato, ad esempio, sono radicate nel loro valore dalla comunità che le tramanda, di generazione in generazione, e in questo modo tenute in vita. La fissità formale rispecchia la fissità ideologica dei contenuti. Questo è
sicuramente una testimonianza da tenere in considerazione. La potenza, potremmo dire la forza del proverbio sta anche nel sostenere le contraddizioni. Questo evidentemente è sinonimo di saggezza antichissima e che è riuscita a attraversare il tempo e ha superato la prova del tempo. Bene, questo potremmo dire che è una sintesi estrema di quello che è il fenomeno straordinario e vastissimo del proverbio. È una sintesi dovuta che appunto ci dà un'idea generale di quello che è il proverbio nell'immaginario e di quello che ha rappresentato questa formula retorica nei secoli della nostra storia per le generazioni che ci hanno preceduto. Ma adesso direi di cominciare subito ad affrontare uno dei 10 proverbi che abbiamo selezionato e quindi cominciamo.